Ed ecco qua con un altro video, io sono Issam e questo è un power station. Che cos'è un power station? Beh, è molto semplice, è una specie di power bank simile a quello che utilizziamo per i cellulari, solo che questo può ricaricare o alimentare qualsiasi cosa o quasi qualsiasi cosa. Questo power station in particolare è potentissimo, ha due uscite a 220 volt che possono erogare una potenza costante di 300 watt e di picco 600 watt. Questo vuol dire che possiamo alimentare anche un frigorifero, possiamo alimentare qualsiasi tipo di computer portatile, da quelli che consumano poco a quelli gaming che consumano veramente tanto. Ha una capacità di 462 ampere-ora, tradotto in soldoni vuol dire che riesce ad alimentare un computer portatile per uso quotidiano per almeno 2 settimane se lo utilizziamo solamente di giorno. Invece se lo utilizziamo 24 su 24 ore riesce a alimentarlo per una settimana intera. Ma se volessi alimentare un proiettore come il proiettore dello Xiaomi, quanto durerebbe questa power station? Beh, durerebbe almeno 7 ore. La cosa bella però, se lo utilizziamo per alimentare un computer portatile come questo con un connettore USB-C, è che non dobbiamo portare con noi l'alimentatore di questo computer, perché questo power station ha un'uscita Type-C da 60 watt, ovvero massimo 20 volt 3 ampere. E lo so che in tanti seguono il canale per le bici monopattini elettrici. Ecco, rispondo subito alla domanda che hai fatto, bravissimo. Ecco, questo power station riesce a ricaricare o alimentare una bicicletta elettrica? Sì, riesce tranquillamente, e supponiamo che stiamo utilizzando, non so, la Fido D4S, la carichiamo con questo, e se volessimo utilizzare solamente questo power station per ricaricare la bicicletta avremo un'autonomia di almeno 100 km. Possiamo caricare le batterie di qualsiasi drone, non abbiamo bisogno di nessuna esigenza speciale perché possiamo utilizzare direttamente la presa a 220 volt, e la cosa bella è che possiamo ricaricare, per esempio queste sono delle batterie 4S 1300 mAh, possiamo caricarne, se il nostro caricabatterie o i più caricabatterie che possiamo collegare a questo power station lo supportano, ecco, possiamo caricare contemporaneamente 15 batterie senza problemi. Molto utile per ricaricare la batteria di qualsiasi drone, sfruttando tutte e due le prese contemporaneamente. Ma se ne ho bisogno, visto che questi droni non consumano come ricarica più di 300 watt alla volta, posso mettere anche una presa multipla e ricaricarne addirittura di più. Questo power station, con le sue caratteristiche e la sua potenza e capacità, è davvero capace di ricaricare qualsiasi cosa, da un semplice telefono cellulare, e ne può caricare 30 alla volta, fino a riscaldare la pappa o il latte per i bambini, e perché no, possiamo addirittura collegare un frullatore e fare direttamente la pappa in loco. Vi faccio un esempio di qualcosa che consuma tanto. Questa, per esempio, una pistola ad aria calda a 300 watt, la collego subito al mio power station e vedete che funziona tranquillamente, e quindi posso saldare addirittura con la mia pistola ad aria calda e magari asciugarmi anche i capelli. L'ho prestato addirittura a un mio amico DJ che è andato in montagna, ci ha collegato un impianto stereo intero utilizzando solamente questo power station per alimentare tutto. Quindi se vuoi andare in qualsiasi parte, in montagna, al mare, nel deserto o anche in giardino dove non arriva la corrente elettrica, con questo power station non devi preoccuparti di niente. Ok Issam, abbiamo capito, questo power station riesce a ricaricare qualsiasi cosa, ha una capacità enorme di batteria, ma come si fa a ricaricarlo? È molto semplice, perché arriva con il suo caricabatterie da 19 volt 5 ampere addirittura, che lo ricarica solamente in 5 ore. E se siamo al mare, al lago o in montagna, o addirittura ancora meglio nel deserto, possiamo utilizzare un pannello solare da 100 watt che lo si può collegare direttamente nella stessa presa di input, dove qua c'è scritto 19 volt 5 ampere. In realtà questo input ha un regolatore di voltaggio e quindi accetta l'alimentazione tramite pannello solare con un voltaggio variabile da 14 fino a
25 volt. E se segui il canale da tempo e ti piace la matematica, sicuramente hai capito che se qui abbiamo una capacità di 462 watt ricaricati con un pannello solare da 100 watt, il pannello solare ci metterà 4 ore e qualcosa, 4 ore e 10 minuti per ricaricare completamente questa bomba. Ma Issam, dove troviamo un pannello solare del genere? Beh, è molto semplice, vai nella descrizione del video e trovi il link e addirittura il codice sconto. Questo power station della Blitzwolf in particolare ha anche un altoparlante da 10 watt, vi faccio sentire la potenza massima che ha questo potentissimo. Non riesco a parlare, non sento quello che dico. Lo stereo integrato si può collegare sia via Bluetooth al telefono o a qualsiasi altro dispositivo, che sia un computer portatile o anche Alexa o qualsiasi altra cosa. E adesso qualcuno dirà: ma come fai ad avere internet in montagna? Beh, molto semplice, perché con una chiavetta del genere, dove potete mettere la vostra SIM all'interno, genera un wifi, lo mettete qua nella porta USB e come una magia avete internet via wifi con una durata infinita. E se fa buio possiamo utilizzare anche la luce LED integrata, che ha due potenze, questa è quella più debole. Se clicco un'altra volta diventa più potente ed è veramente potente. Sono 5 watt di LED che si può utilizzare anche come SOS o anche luce stroboscopica. Qui abbiamo il bottone di accensione e spegnimento. Attenzione che questo power station, una volta acceso, se non lo spegnete tramite il bottone, rimane acceso. Se cliccate una volta potete vedere le luci LED che indicano il livello di carica del power station. Ma cosa succede se lasciamo acceso il power station? In realtà durerebbe mesi e mesi, non succederebbe niente, però meglio non lasciarlo acceso e dimenticarlo per anni, altrimenti la batteria si scarica completamente e stiamo parlando ovviamente di anni. Qui abbiamo la porta USB-C fino a 20 volt 3 ampere, una porta USB 3 quick charge 5 volt 3 ampere o 9 volt 2 ampere o 12 volt sempre 2 ampere. E qui abbiamo due porte USB normali da 5 volt 2,4 ampere. Accanto abbiamo la porta di ricarica e accanto abbiamo il bottone per accendere e spegnere la luce, che va tenuto premuto per evitare di essere acceso accidentalmente, quindi scaricare la batteria. Per quanto riguarda lo stereo integrato, si può collegare sia via Bluetooth ma anche via AUX, e qui abbiamo 3 bottoni per andare avanti e indietro, che sia un video su YouTube o anche una canzone di una playlist eccetera eccetera, e anche per aumentare o diminuire il volume. Questo power station è davvero molto interessante, perché qui dietro, oltre ad avere le due prese 300 watt costanti e 600 watt addirittura di picco, abbiamo anche un'uscita 12 volt con un connettore accendi sigari standard di una macchina, che riesce ad erogare fino a 10 ampere addirittura. E qui però abbiamo altre 3 porte 5.5 2.5 dove possiamo collegare qualsiasi altra cosa, e ogni porta singola di questa riesce ad erogare al massimo 5 ampere e tutte e 3 le porte condividono un massimo di 10 ampere. E qui sotto abbiamo il bottone di accensione e spegnimento delle prese a 220 volt. Questo power station pesa solamente 5 kg con tutto quello che ha dentro, e dico solamente 5 kg perché mi ricorda quando andavo in giro con una batteria da 15 kg di un'auto per ricaricare le mie batterie dei droni nei campi. Andavo col carrello, che era una cosa veramente terribile perché mi cadeva dappertutto la batteria, poi si rovesciava e cadeva anche il liquido, era veramente pesante. Per quanto riguarda questo, non ha nessun liquido che può cadere, le batterie all'interno sono delle batterie agli ioni di litio di alta qualità, e la cosa molto bella è che abbiamo 300 watt di erogazione costante senza problemi e addirittura 600 watt di picco. E come al solito vi lascio il link e coupon sconto nella descrizione del video. Vi raccomando, se ne avete bisogno, di prenderlo subito, perché ce ne sono pochi pezzi nel magazzino CZ, arriva in circa 3 o 4 giorni, e poi quando finiscono questo bisogna ordinarlo, aspettare dalla Cina un mesetto.